Ciao a tutti e ben ritrovati. Per chi è rientrato dalle ferie, bentornati. Per chi è ancora in ferie, eh, buone vacanze. Allora, oggi iniziamo con dei nuovi video tutorial e per iniziare ho realizzato un piccolo modulino davvero semplice, adatto alle principianti, colorato, perché si può fare in più colorazioni, un orecchino veramente leggero, adatto a portarlo anche tutti i giorni. Allora ve li mostro, e sono questi. È veramente semplicissimo da realizzare. Oggi andremo a fare il compagno di questo. Come vedete, i materiali non sono tanti. Avrete bisogno di cipollotti 6x8, delle rocaie 11.0 e qualche 8.0 e dei biconi da 3 mm. I biconi che ho utilizzato in tutte e tre i modulini sono biconi normali in vetro, quindi non quelli della Preciosa, nemmeno quelli della ex Swarovski. Ago, filo, io ho utilizzato un filo di nylon da 0,18. Potete utilizzare anche un Farline, vi consiglio però un Farline 0,17 0,18 e addirittura anche lo 0,20 che va benissimo. Allora, i materiali adesso ve li illustrerò subito. Allora, dei biconi da 3 mm, io andrò ad utilizzare questi che ho preso in una vecchia collaborazione con la BB Craft e sono da 3 mm, sono dei normali biconi in vetro. Poi avrete bisogno di cipollotti, questi che sono i 6x8 mm, e infine delle rocaille 11.0, utilizzerò queste della Miyuki in argento, e delle 8.0 sempre Miyuki e sempre nella colorazione argento. E poi vi servirà un filo, io utilizzerò questo in nylon, quello trasparente da 0,18, oppure come vi dicevo prima potete utilizzare un Farline però che sia uno 0,17 0,18. Gli orecchini sono rigidi, sono uguali sia da una parte che dall'altra, semplicissimi, leggerissimi, adatti a chi non ama gli orecchini grandi. Quindi adesso mi preparo tutto e iniziamo il tutorial. Un bacione a tutti, ciao! Non vi ho detto che servirà anche una monachella se volete che questo modulino sia un orecchino, perché potrebbe essere anche un piccolo ciondolo volendo. Allora, iniziamo inserendo sul filo 3 rocaille 8.0 intervallate da 3 cipollotti 6x8. Dobbiamo chiudere a cerchio ripassando attraverso tutte le rocaille e i cipollotti e poi fare un paio di nodini. Ed ecco qua, abbiamo chiuso a cerchio. Sto uscendo dalla 8.0. Ora dobbiamo inserire sul nostro ago 6 11.0, un bicono da 3 mm e altre 3 11.0. Sono 6 11.0, un bicono da 3 e altre 3 11.0. Portate tutto alla fine del filo,
dobbiamo rientrare soltanto nel bicono, rimettiamo sull'ago altre 6 rocaille e ci inseriamo nella prossima 8/0, e questo deve essere il risultato, e dovete continuare così anche sugli altri 2 scipollotti. Ed ecco qua il risultato. Ora dobbiamo fare un altro giro di rocaille intorno ai scipollotti, quindi dobbiamo inserire di nuovo 6 11/0, noi usciamo sempre dalla 8/0 e dobbiamo inserirci nel bicono, formando così 2 file di 11/0 una vicino all'altra. Ripassiamo anche nelle 11/0 sopra e usciamo dal bicono. Qui di nuovo altre 6 11/0 e ci dobbiamo inserire nella prossima 8/0. Vedete? Dobbiamo formare 2 file di 11/0 una a fianco all'altra e dovete continuare così anche sugli altri 2 scipollotti. Ed ecco terminato anche questo giro. Vedete, si sono formate le 2 file. Ora dovete uscire sempre dalla 8/0, però al centro, con il filo al centro delle due file di 11/0, e dovete inserire sull'ago 3 biconi da 3 mm. E con l'ago non ci dobbiamo inserire più nel bicono questo al centro, ma passare sotto e tirate il filo, vedete, in questo modo. Altri 3 biconi e ci inseriamo nella 8/0. Vedete? Questo deve essere il risultato. Ora dovete sempre uscire con il filo in mezzo alle due file di 11/0 e dovete fare la stessa cosa, 3 biconi e rientrare con l'ago sotto al bicono e tirate bene, vedete, e continuare così fino alla fine. E questo sarà il risultato. Sto uscendo sempre dalla 8/0. Ora ci dobbiamo inserire nei biconi che abbiamo messo prima, rientrare sempre sotto al bicono, perché in questi spazi andremo ad inserire delle 8/0. Quindi rientriamo di nuovo nei prossimi 3. Adesso dobbiamo prendere una 8/0 e ci inseriamo nei prossimi biconi, vedete, in questo modo, e dovete farlo anche in questo spazio e nell'altro. Fate questo e ci vediamo dopo. Ed ecco qua il risultato. Abbiamo inserito le 8/0. Ora bisogna fare solo un cappietto, io lo andrò a fare su una 8/0 di queste ultime inserite,
quindi esco con l'ago da questa 8,0, vado ad inserire 3 11, la monachella e altre 3 11 0. Il filo esce da questa parte, rientro dalla parte opposta e tiro il filo. Ora vado a ripassare di nuovo in queste rocaille per stringere il lavoro e dopodiché il nostro orecchino è terminato. Ed ecco qua, il nostro orecchino è terminato. Come vedete l'orecchino rimane bello rigido e leggerissimo. Questo è il compagno e questi sono le altre colorazioni. Come avete visto è un orecchino semplicissimo da realizzare, si fa in un attimo ed è adatto proprio alle principianti. Con questo video vi saluto, vi ringrazio come sempre, vi mando un grosso abbraccio e ci risentiamo molto presto. Ciao a tutti!